Pensateci un secondo, dal momento esatto in cui noi nasciamo, iniziamo ad invecchiare. Del resto, che cos'è passare dall'utero di vostra mamma alle braccia di un'ostetrica se non invecchiare? E vi ricordate quanto era divertente e bello invecchiarci quando eravamo giovani? Io e il mio amico Andrea facciamo una cosa assurda, ci disegnavamo dei peli sul petto per sembrare di averceli. Qualcheduno si radeva con il dentifricio e lo spazzolino. Quando andavamo al cinema e ci chiedevano l'età, rispondevamo 18, anche se a malapena ne avevamo 15. Guardavamo i nostri fratelli e alle nostre sorelle maggiori con una sorta di desiderio, perché avevano qualche cosa che a noi mancava. Una fidanzata per più di 2 giorni, una moto di cilindrata superiore, degli esami all'università. In altre parole, avevano più anni. Poi qualche cosa cambia. Che cosa succede? È una questione di avverbi. Succede che l'avverbio di tempo già viene sostituito dal verbo di tempo ancora. Vi ricordate vostra mamma? Già cammina, già parla, già corre. Poi tutto cambia. Ancora cammina. Ancora parla, ancora esce con i suoi amici. Per non parlare dei tabù del nostro tempo. Ancora lavora e naturalmente ancora fa sesso, sottolineato alla sua età. Come se camminare, vivere, correre, andare in giro, fare sesso fossero delle azioni con una data di scadenza, come lo yogurt. Guarda, ci spiace, le sue azioni sono scadute, ripassi alla prossima vita. Il fatto è che noi siamo sempre gli stessi, quella persona a cui dicevamo già prima e ancora dopo è la stessa, mi vedete qui. Io sono sempre io, sono soltanto più vecchio di qualche secondo rispetto a quando ve l'ho fatto notare poco fa. Perché succede che la società a un certo punto decide che ci sono delle cose che non vanno e una di queste è la paura di invecchiare, si chiama gerontofobia ed è peccato che questa società non si sia resa conto che l'invecchiamento globale della popolazione nel 2050 le persone con più di 65 anni saranno più di 2 miliardi e mezzo, è un evento con il quale dovremmo fare i conti, un evento importante, un evento decisivo. Anzi, forse la società se n'è accorta. Provate a vedere questi titoli di giornali, forse li avete visti. Attenzione, sta arrivando lo tsunami d'argento, il silver tsunami, oppure ancora l'invecchiamento della popolazione, una bomba a orologeria per il pianeta, giusto per non fare i drammi. Che cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo che è un disastro, una catastrofe, che sta succedendo qualche cosa di epocale, irreversibile. E noi cosa possiamo fare di fronte a questo se non scappare, nasconderci? Davanti a un'onda dello tsunami che cosa possiamo fare se non salvarci? Credo che salvarci sia una delle parole chiave di questa storia, perché ci stanno dicendo vi dovete salvare dal diventare vecchi. Ecco, nel mondo moderno noi potremmo essere qualsiasi cosa tranne una, ci sarà vietato essere vecchi. Ora, se le minacce a mezzo stampa non vi avessero spaventato, vi invito a fare una cosa. Andate a fare un giro per un supermercato, una profumeria, oppure fate una cosa ancora più semplice. Aprite l'armadietto del bagno di casa vostra. Questo è quello di casa mia, l'ho fotografato 2 giorni qua prima di venire. Siamo pieni di prodotti anti-aging che abbiamo comprato non sappiamo nemmeno quando, credendo che questo fosse un modello al quale ci dovevamo adeguare. Ma provate a pensare a quella parola anti-aging. Pensate al prefisso anti. Per cosa lo usate di solito? Antipulci, per combattere i parassiti del vostro cane. Antitetanica, per debellare una malattia letale. Anticarro, per distruggere un mezzo corazzato. Quello dell'industria anti-aging è una missione non soltanto anti l'essere vecchi, ma anche anti soltanto l'apparirlo. E noi cosa facciamo? Ci crediamo e supportiamo un esercito che combatte una battaglia contro un nemico ben preciso, noi stessi. Il paradosso: comprare delle cose anti noi pensando che ci rendano migliori. In realtà, se ci pensate, gli effetti delle anti-aging possono essere davvero letali tanto quanto quelli di una mina anti-uomo, perché l'essere isolati dalla società è stato paragonato a
il rischio di morte di fumare 15 sigarette al giorno, che è più dell'obesità, giusto per farvi un parametro. Aumenta del 65% i casi di demenza clinica, fa impennare i biomarker dell'Alzheimer, accelera le malattie cardiovascolari, la depressione, il rischio suicidio. In sostanza, quello dell'invecchiamento della popolazione è una discriminazione tra le più subdole e bastarde con le quali abbiamo a che fare. Ora, c'è da fare una considerazione. Se pensate al grande movimento sociale verso delle discriminazioni, come il razzismo della nostra era, come il razzismo e il sessismo, di sicuro non le abbiamo ancora combattute. Però almeno abbiamo imparato a riconoscerle e a capirne quali sono i confini. Non si può dire altrettanto dell'ageism, che letteralmente è la discriminazione e la stereotipizzazione a causa dell'età verso gli individui. Ora, fatemi fare due considerazioni. La prima è sulla parola ageism. È stata creata da uno psichiatra americano di nome Butler nel 1968. La parola è rimasta in inglese più o meno da allora fino ad oggi. Se voi andate a vedere razzismo e sessismo, le trovate tradotte dall'African allo Zulu in tutte le lingue nazionali. Ageism no. Tanto che in Italia l'abbiamo, come dire, adattata con una forma terribile, ageismo, che non vuol dire una mazza. Io personalmente mi sono battuto per aprire un tavolo internazionale in cui si collocasse questa parola e la si traducesse nelle lingue locali, perché lo capirete, non è banale. Come facciamo a identificare e poi a combattere una discriminazione se non abbiamo neanche il modo di definirla in italiano, in brasiliano, in indiano? La mia seconda considerazione, la parola pregiudizio. Non è che noi nasciamo con dei pregiudizi. I pregiudizi vengono fuori, crescono nel contesto sociale, mentre cresciamo quel contesto sociale e culturale, e quei pregiudizi si cristallizzano in certezze, al punto che noi li usiamo degli stereotipi senza neanche accorgerci di farlo. È come se contaminassimo noi stessi e quelli che ci stanno attorno con un virus che non sappiamo di avere. Avete presente alcuni pregiudizi che applichiamo tutti i giorni? Ma sa che le davo 20 anni di meno? 90 anni e ho lo spirito di un cinquantenne, come se uno a 90 non potesse avere uno spirito fichissimo. I vecchi sono lenti, i vecchi sono noiosi, i vecchi non sono d'aiuto, sono un peso per la società, sono lenti nel lavoro, meno performanti. Quante volte l'abbiamo pensato o l'abbiamo letto? C'è un pregiudizio che a me veramente manda in bestia. Quando associamo la parola tecnologia o innovazione alla parola giovane, come se si potesse inventare qualche cosa soltanto se si è giovani. E l'altro messaggio che c'è dietro è come se tu non sei giovane non puoi far parte di questa società. Vi ricordo una cosa, se andate a vedere i brevetti registrati negli ultimi 10 anni, vi accorgerete che sono stati depositati da persone, la maggior parte, tra i 45 e i 65 anni. Non si tratta certo dei giovani. Avete presente quando parliamo agli anziani con la voce da deficienti? Ma che bella bambina abbiamo qui! Ma cosa sono queste zampettine vicino a questi begli occhietti? Vi piacerebbe essere trattati così a 70 anni? E quando abbiamo un amico che non capisce quello che gli stiamo dicendo? Oh, ma che c'hai, l'Alzheimer? E quando facciamo la solita battuta? Ah, sei vecchio quando le candeline costano più della torta. E poi invecchiamo, e pensiate che smettiamo di fare quello, di comportarci così. No, perché è sempre un noi contro gli altri. Immaginate qua in piazza la classica panchina di settantenni che guarda gli ottantenni della panchina di fronte. Ah, guarda, quelli che vecchi non capiscono un cazzo. E così avanti e indietro nella scala dell'età. Ce n'è poi uno più odioso degli altri di stereotipo, quello che riguarda i medici o gli infermieri, che vedono gli anziani come degli occupaletti, scusate. Ah, speriamo che muoia. Diciamo che l'ageismo è una delle discriminazioni della cui magnitudine noi non abbiamo ancora capito nulla. Colpisce tutti, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal sesso, dall'orientamento sessuale, alti e bassi, magri o grassi, di qualsiasi nazionalità o lingua.
incredibilmente è una delle discriminazioni che non appare nelle Costituzioni. Questa è la Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 3. Qualcheduno di voi in sala vede la parola età scritta qua sopra? Questa invece è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 48. Vedete la parola età? Il 77% degli uomini americani ha dichiarato di più di 65 anni, scusate, ha dichiarato di aver ricevuto almeno una volta una discriminazione, un gesto di discriminazione relativamente alla sua età, in una ricerca su oltre 400.000 vocaboli. Dal 1810 al 2009, le parole anziano, vecchio e vecchiaia in 200 anni hanno progressivamente assunto sempre di più un'accezione negativa. L'ageismo è veramente dappertutto. Guardate in questo caso. Questa è la piattaforma di Tumblr, un blog, alla quale vi potete iscrivere. Questo è il forum di iscrizione. Che bisogno c'era di cambiare old con young? Soltanto per strizzare l'occhio a qualcheduno? Di fatto l'ageismo è dappertutto, lo perpetriamo in continuazione e non ce ne accorgiamo. Forse però qualche cosa sta cambiando. Ad esempio, i capelli grigi da discriminazione diventano un segno di stile. Ne ho viste un paio qua fuori. Ci sono nuovi modi di dare un senso al tempo, anche dal punto di vista estetico. La rivista Allure, qualche mese fa, ha deciso di bandire per sempre dal proprio vocabolario la parola anti-aging. Ricercatrici come Liat Ayalon, con la quale lavoro a localizzare la parola ageism, Becca Levi, Tracy Gendron o scrittrici come Ashton Applewhite stanno dedicando la loro vita a cercare di rendere la parola e il tema dell'ageismo un tema cruciale, così come gli altri, razzismo e sessismo di cui abbiamo parlato prima. Solo donne? Sarà un caso? Io credo di no, perché le donne sono quelle più colpite dalle dinamiche dell'ageismo, per il loro corpo. Dove nasce il concetto di anti-aging se non lì? Per il loro lavoro o sul loro lavoro, nella vita di tutti i giorni. Vi faccio un esempio di cosa succede in Italia. Le ore lavorate dalle donne per volontariato e assistenza prevalentemente verso gli anziani in un anno ammontano a 50 miliardi e 694 milioni. Sono ore non retribuite. Il numero è ancora più folle se voi lo paragonate con le ore retribuite prodotte da italiani e italiani, uomini e donne in un anno, che ammonta a 42 miliardi, ovvero il lavoro che questo paese produce è 8 miliardi di ore in meno di quelle non retribuite delle donne. Allora ho fatto un ragionamento. Mi sono reso conto che l'ageismo è anche una discriminazione che va a colpire una porzione di popolazione che non è mai stata toccata da qualsiasi tipo di discriminazione nella storia dell'umanità. L'average white man, l'uomo bianco medio. E sapete chi è l'uomo bianco medio di questa porzione di secolo? Quello nato tra il 1946 e il 1964, i baby boomer. Ogni giorno 10.000 di loro transitano in quello che la demografia definisce la vecchiaia. Quindi sono loro che adesso si devono confrontare con questo tipo di discriminazione, che da un lato un po' mi spaventa, perché razzismo e sessismo da chi sono state costruite se non dall'uomo medio bianco? Quindi il rischio è che questa figura, questa categoria sociale faccia l'ageismo al contrario, verso i giovani. Tipicamente, no, lei è troppo giovane, non ha esperienza per questo lavoro, che è una cosa che succede tutti i giorni. Ed è per questo allora che tutti insieme dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo dare una mano a quelle donne e dobbiamo decidere di sfruttare l'opportunità di avere a che fare con i baby boomer tutti i giorni e spiegargli che c'è una discriminazione e che loro possono aiutarci a velocizzare il combatterla in modo da non trovarci con le stesse discriminazioni con le quali ancora stiamo combattendo oggi. Io oggi sono qui come baby boomer e insieme a quelle donne ad amplificare quel messaggio, a dirvi che si può venire su questo palco con tutte le rughe del mondo e non c'è da vergognarsi. Ad aiutarmi, dovete aiutarmi, aiutare tutti quanti a far sì che l'ageismo diventi una parola non più soltanto per alcuni consessi, capita soltanto da sociologi o gerontologi, ma sia una parola di uso comune,
Sono qui a dirvi che la diversità è l'arma di innovazione più potente che abbiamo, che non esiste una guerra giovani contro vecchi, ma esiste un'opportunità fantastica di metterci assieme e di far sì che insieme si possa cambiare il mondo. Di fatto, se ci pensate un secondo, i baby boomer sono quelli che hanno inventato internet, il GPS, lo smartphone, l'intelligenza artificiale forse anche prima dei baby boomer. Le macchine a guida autonoma, stanno progettando il computer quantico. Provate a pensare quante cose possiamo e potremmo fare insieme se invece di costruire un muro con l'età, costruissimo un ponte tra gli estremi della società. Sono qui a chiedervi di cambiare la parola anti-aging e di usare in pro-aging. Sono qui a suggerirvi di guardarvi allo specchio e di dirvi che quella persona che ci vedete dentro cambierà e cambierà tanto, ve lo assicuro. Ma la gente non vi giudica per il vostro aspetto, la gente vi giudica per l'idea che il potere ha dato al vostro aspetto. Quello dovete combattere, non le rughe. Sono qui per dirvi che non c'è nessuno tsunami in corso. Sono qui per dirvi di salvare qualche risparmio, non per un funerale, ma per un viaggio. Sapete quanti giorni ci sono tra i 65 anni e gli 85 anni? 8.000. Sono qui per dirvi che non so se sarete felici. La felicità non c'entra con l'età, ma sono sicuro che potrete innamorarvi e divertirvi e giocare, viaggiare, vivere senza che nessuno vi prenda per il culo perché lo fate quando lo dite e lo pensate quando avete 80 anni. Sono qui per dirvi che lo possiamo fare soltanto se lo facciamo assieme. Perché io ho capito una cosa, il futuro che io non riuscivo a immaginare non è altro che il presente in divenire. E viverlo è la cosa più bella che si possa fare. Grazie. Nicola Palmarini, grazie.